L'acido ialuronico è uno dei componenti fondamentali del tessuto connettivo, sia nell'uomo che nei mammiferi, e conferisce alla pelle quelle sue particolari proprietà di resistenza e di mantenimento della forma, e infatti una mancanza di acido ialuronico a livello della pelle può promuovere la formazione delle rughe e degli inestetismi. E dobbiamo però ricordare proprio questo è il problema, che con l'avanzare dell'età si riduce notevolmente e tende a diminuire la produzione di acido ialuronico, il quale chimicamente non è altro che un glicosaminoglicano non solforato privo del corpo proteico, costituito da una catena polisaccharidica non ramificata prodotta dalla condensazione di migliaia di unità di saccharidiche formate a loro volta da residui di acido glucuronico e praticamente N-acetilglucosammina, i quali sono legati fra loro mediante dei legami glicosidici o anche da legami praticamente idrogeno intramolecolare, ma hanno la caratteristica di essere a pH fisiologico fortemente ionizzati, per cui queste molecole, essendo tutte e due caricate negativamente, tendono a respingersi formando lunghe catene praticamente lineari, non ramificate, e quindi questo crea questa elevata polarità e solubilità in acqua, e questa grande solubilità in acqua e polarità lo fa sì che all'intorno di sé riesca a complessare moltissime molecole di acqua, raggiungendo un notevole grado di idratazione, cioè la presenza di acido ialuronico fa accumulare praticamente grandi quantità di acqua, volumizzando i tessuti, e la molecola praticamente, e quindi abbiamo detto questa sequenza di questi due zuccheri semplici, l'acido glicuronico o glucuronico e l'N-acetilglucosammina, e quindi queste respingendosi formano questa lunga catena da un elevato peso molecolare. Data però la scarsissima solubilità, per esempio, che l'acido ialuronico nei tessuti idrofobici, essendo un composto essenzialmente idrofilo, se noi lo vogliamo usare per uso estetico, dobbiamo usare praticamente il sodio ialuronato, convertirlo quindi in una concentrazione, in una forma salina. Ora, praticamente quali sono le funzioni dell'acido ialuronico? Le funzioni dell'acido ialuronico sono soprattutto quelle che svolge all'interno della matrice amorfa, dove si trova del tessuto connettivo, dove rappresenta l'unico glicosaminoglicano a essere presente nella matrice extracellulare come tale, cioè non legato a nessun seme o corpo proteico per formare necessariamente un proteoglicano, e quindi questo acido ialuronico lavora da solo praticamente e si occupa di mantenere il grado di idratazione, turgidità, plasticità e viscosità dei tessuti, e possiede e si dispone lo spazio in una conformazione aggregata, incamerando questo notevole numero di molecole di acqua, e così è in grado, oltre ad agire come sostanza cementante ma anche come molecola antiurto, ne fa sì che essa è l'elemento forse fondamentale del liquido sinoviale, mantiene legate le sinovie nella pleura del pericardio, in tutte le sinovie praticamente del peritoneo del nostro organismo, praticamente prevenendo che cosa? Il danneggiamento praticamente dei tessuti da strofinamento, perché quando noi respiriamo, quando il cuore si muove, ci sarebbe un continuo sfregamento, quindi avere una disponibilità di acido ialuronico praticamente è un fenomeno che ci dice che i nostri organismi funzionano meglio, non cigolano. Bene, l'estrema lunghezza della molecola insieme al suo alto grado di idratazione permette a più polimeri di acido ialuronico di organizzare fra di loro a formare una struttura di tipo reticolare che ha due principali funzioni. Uno, creare quell'impalcatura molecolare per formare e per mantenere la forma e il tono di un tessuto. Inoltre funziona, essendo questa rete molto fitta, come filtro contro la diffusione libera nel tessuto di particolari sostanze oppure di batteri oppure di agenti infettanti, e solamente le sostanze che hanno un peso molecolare abbastanza basso, in grado di passare attraverso le maglie
di questa rete si potranno liberamente diffondere nel tessuto e tutte le sostanze invece che hanno un peso molecolare maggiore, praticamente come i batteri e i virus, rimarranno impigliati nella rete. Capiamo bene da quanto stiamo appena dicendo che fondamentale è questa rete, che è una sorta di rete capillare o di filtro. Il tessuto connettivo, l'acido ialuronico svolge quindi una funzione fondamentale di filtro contro il diffondersi di infezioni batteriche, virali o di altre sostanze tossiche di grandi dimensioni che possono diffondersi attraverso i tessuti, fossero delle proteine. È da notare quindi che molti batteri, proprio per superare questa barriera offerta dall'acido ialuronico, tendono praticamente ad essere dotati della ialuronidasi, che è un enzima in grado di scindere l'acido ialuronico e permette di aprirsi un varco nella sostanza fondamentale, nell'acido ialuronico, aumentandone quindi notevolmente la permeabilità del passaggio. Ricordiamo che la ialuronidasi è un enzima che viene estratto dal testicolo ottenuto dalla sterilizzazione dei vitelli, e che i testicoli dei vitelli sono ricchissimi di ialuronidasi, perché questo enzima serve agli spermatozoi per rendere permeabile l'ovulo femminile, l'ovocita, all'entrata degli spermatozoi stessi. Quindi dobbiamo dire che questo acido ialuronico si può considerare quindi il più diffuso glicosaminoglicano della sostanza fondamentale e raggiunge la sua massima concentrazione proprio nei tessuti acquosi, come abbiamo detto i liquidi sinoviali, ma ricordiamolo, il cordone ombelicale e in particolar modo nell'occhio, come la cornea e il cristallino sono fatti da fibre collageniche. A livello del corpo vitreo abbiamo invece l'acido ialuronico. Capiamo quindi l'importanza di queste strutture connettivali. Nell'ambito del corpo, oltre al corpo vitreo che abbiamo appena detto, nell'umore vitreo dell'occhio, si trova nel liquido sinoviale, nel cordone ombelicale, nella pelle, lo abbiamo ripetuto più volte, nelle cartilagini, nei tendini e dove? Nella parete dell'aorta. Oggi praticamente l'acido ialuronico viene ampiamente utilizzato, si può dire che il precursore di tutti i filler che noi abbiamo utilizzato veniva utilizzato insieme al collagene, oggi praticamente da solo, a varie densità, soft, medium o heavy, più pesante, praticamente, che danno una maggiore praticamente durata dell'effetto praticamente di inturgidimento, di gonfiore, e serve ad eliminare rughe, a prevenire l'invecchiamento della pelle. Viene utilizzato anche in chirurgia otologica per rigenerare le membrane timpaniche forate, in oftalmologia per riformare le lacrime e per fare degli interventi sul corpo vitreo dell'occhio, viene utilizzato in artrologia come lubrificante antiflogistico e preservante del liquido sinoviale delle articolazioni. Addirittura recenti studi hanno dimostrato che si può legare ai recettori CD44 delle cellule dei follicoli piliferi, favorendo la divisione e la produzione non solo dei peli ma anche dei capelli. Oggi in campo odontoiatrico viene ampiamente impiegato nelle infiammazioni e nelle lesioni ulcerose della bocca, come afte, stomatiti, e in special modo viene praticamente utilizzato dopo la radioterapia per prevenire praticamente questa ulcerazione a livello del cavorale. Lo possiamo trovare in gel, spray, in forma di colluttorio, e si può applicare come gello spray direttamente sulla lesione, oppure come colluttorio eseguire degli sciacqui. Nell'ambito dermatologico o medico, oggi l'acido ialuronico praticamente è il principale componente, più che l'acido ialuronico il suo sale sodico idrosolubile, praticamente per la categoria dei filler del viso. Spesso praticamente viene utilizzato praticamente anche in soluzione liquida. Noi sconsigliamo l'utilizzo di conservanti a base di benzoato di sodio. Per quanto riguarda praticamente quindi l'acido ialuronico, possiamo dire che oggi è un prodotto praticamente ampiamente utilizzato per l'esecuzione dei filler delle labbra, di tutti gli inestetismi e rughe della area periorale, del terzo inferiore della faccia, ed è quello che noi andiamo ad utilizzare per ottenere praticamente il risultato estetico desiderato.
Vi ringrazio, spero di avervi chiarito praticamente le caratteristiche e l'importanza dell'acido ialuronico e soprattutto l'importanza e la distribuzione nel corpo dello stesso.